Oggi vi farò un video su quelli che sono i pad prodotti dalla 8BitDO. Alcuni sono ancora attualmente in commercio, altri invece non lo sono più, per cui io li ho acquistati nell'arco del tempo, per cui io ve li mostro, però non ci sono più diritti di alcuni. Ad ogni modo, chi dovesse riuscire a recuperarli su Amazon si riescono ancora a trovare. Questo per esempio è il pad che riproduce quello del classico NES. In aggiunta rispetto a quelli che sono a quello che è il pad originale ha due pulsanti in più e il tasto L ed R. Si accoppia tramite Bluetooth a praticamente tutti quanti i dispositivi e inoltre è possibile reperire il firmware per poterlo rendere compatibile anche con la Nintendo Switch. Il feeling è il medesimo del pad del NES. La qualità dei prodotti 8-bit DO io nell'arco degli anni ne ho acquistati proprio perché trovo che siano i migliori per quel che riguarda affidabilità e feeling che viene restituito nel gioco. Questo è uno. Subito dopo di questo c'è il pad del Super Nintendo. Questa è la riproduzione fedele del pad del Super Nintendo, per cui abbiamo i classici, questa è la versione europea e giapponese ovviamente, avendo i tasti colorati e bombati. Tasto LR, stesso identico feeling del joypad del Super Nintendo, e io ho anche acquistato, in quanto erano disponibili anche in versione americana, che trovo molto gradevole in quanto rispetto alla versione, ma lo saprete già, rispetto alla versione europea e giapponese, i pulsanti Y e X sono concavi rispetto a quelli europei. Anche qui LR, stesso tipo di pulsantiera del pad Super Nintendo, qualità eccelsa. Dopo di questo c'è una piccola aggiunta sulla falsariga del pad Super Nintendo, anzi ve lo lascio qui così potete continuare a vedere la differenza. La 8BitDO ha deciso di produrre una variante del suo pad, del pad del Super Nintendo, con leve analogiche. Ottimo appunto perché ha ovviamente anche questo compatibile con tutti quanti i dispositivi che ricevono Bluetooth, tra cui anche la Switch. Questo è un ottimo pad, tra i migliori secondo me, per essere utilizzato con la Nintendo Switch. È stato proprio prodotto per la Nintendo Switch. Infatti qua potete vedere il LED di abbinamento che sono i medesimi del pad Pro della Switch, oltre al pulsante, quello degli screenshot, e il pulsante Home. Inoltre, se potete guardare, vedete che è presente sia il meno che il più, che sono gli stessi simboli presenti sui pad della Nintendo Switch. Sono inoltre stati aggiunti i tasti R2 e L2 per renderlo totalmente compatibile con qualsiasi gioco per la Nintendo Switch. Aggiunta a questo pad, le leve analogiche sono una cosa fantastica come feeling, e in aggiunta a questo pad, rispetto a quelli che vi ho presentato prima, all'interno di questo è presente il motorino di vibrazione, due motorini di vibrazione, non il medesimo presente all'interno dei Joy-Con, per cui non ci sarà lo stesso effetto, ma saranno i classici motorini, quelli dei joypad. Però è una bella aggiunta. Questo qua anche era disponibile in versione americana, ma mi sono accontentato di questa.
Successivamente la 8-bit ha perso, diciamo, probabilmente io credo che la Nintendo gli abbia fatto capire che poteva sì sfruttare e produrre prodotti inerenti alla, alla Nintendo, ma non con lo stesso design. C'è una piccola precisazione. Prima di questa cosa, per cui praticamente il design non è più stato riprodotto medesimo a quello che era lo stesso design delle console Nintendo. Ma prima di questo è stato prodotto un altro joypad, e questo qui. Questo joypad è il joypad che appunto riproduce quelle che sono le forme del Nintendo 64. È stata migliorata la leva analogica, che in questo caso è molto più sensibile, meno effetto plasticoso di quella originale. A me dà un feeling molto migliore. La pulsantiera anche qua ottima. Tasto LR, tasto Z, il sync per il Bluetooth, e come vedete lo sportellino però non presenta l'ampliamento per il rumble, di conseguenza non è provvisto di vibrazione. Quindi questo non è in realtà un joypad che poi è stato supportato in seguito, perché gli è stato dato il blocco, quindi non è neanche stato aggiornato il firmware, e lo si può utilizzare unicamente con Mac e PC, ma non o con appunto Android, altri dispositivi, ma non con la Switch. La Switch non lo rileva. Comunque, una bella aggiunta anche questa. Come dicevo appunto, la Nintendo ha dato un po' un blocco, o comunque loro si sono limitati nel cercare di produrre proprio fedelmente i pad della Nintendo, di conseguenza sono passati a un qualcosa che riproducesse i colori e non le forme dei joypad della Nintendo. Qua abbiamo i colori del GameCube. Anche questo ottimo prodotto, molto più piccolo. La particolarità è che presenta R1, L1, L2 ed R2 messi tutti quanti sullo stesso piano. Quando si va ad accendere si va a illuminare tutta quanta questa zona. Adesso in questo momento questo non è carico, per cui non riesco neanche a farvelo vedere. Però tutto questo contorno è fatto in LED che si va a illuminare e dà appunto segnali per quel che riguarda la connessione, se è stata effettuata correttamente, non è stata effettuata correttamente. È alla fine la stessa cosa rispetto a questa, solo ridotto in dimensioni. Questo qua è molto molto comodo, molto pratico da utilizzare anche durante le sessioni lunghe. Questo qui invece è un po' più piccolo, diciamo che è più pratico per se si vuole fare giocare, portare in giro, per giocarlo in portabilità. Le leve analogiche sono molto più piccole, meno precise rispetto al pad del Super Nintendo, però i colori sono fedeli. E anche qui abbiamo il motorino di vibrazione, anche se è un motorino molto più piccolo, per cui restituisce una vibrazione molto più intensa, non proprio piacevole, devo dire. Però anche questa è una bella aggiunta. Passiamo a uno degli ultimi joypad prodotti, anzi diciamo proprio l'ultimo joypad prodotto, che va a uscire da quello che è il campo Nintendo e va a riprodurre un po' quello che è il pad del Mega Drive o Sega Genesis, che dir si voglia. Anche questo è Bluetooth, di conseguenza collegabile tranquillamente alla Switch. Infatti vedete anche qua ai LED, ha solamente il tasto L e R, feeling, la croce direzionale del Mega Drive io l'ho sempre trovata fantastica, è un qualcosa di molto preciso, molto comodo, materiali sono gli stessi,
pulsanti convessi, cioè concavi e convessi sopra. Anche qua abbiamo per la Switch i pulsanti per gli screenshot, per la home, meno, più. Una cosa che non vi ho fatto vedere, qua abbiamo, per quel che riguarda il joypad simil GameCube, nei colori, i pulsanti appunto home e screenshot e più e meno per poterlo utilizzare con la Switch. Ottimo, se avete emulatori per il Mega Drive o le raccolte del Mega Drive, eccetera, eccetera, questo joypad è un acquisto obbligatorio. L'ultimo pad della 8-bit DO, che poi non lo definirei pad, ma io l'ho acquistato perché comunque sia va a completare e restituisce un'esperienza di gioco completamente differente, è questo. Vediamo se riesco a farvelo vedere. È un po' più grande della videocamera. Ecco qua. Allora, questo è l'arcade stick con tutta la pulsantiera necessaria, anche questo compatibile con la Switch, la possibilità di settare X input di input, cambiare di pad XY turbo, selezione, pulsante di sincronizzazione per console o emulatori, select start. Il feeling del joypad è fantastico, un po' più plasticoso quello dei pulsanti, però diciamo che per una sessione di gioco con gli arcade questo qua è ottimo. Inoltre la cosa bella di questo arcade stick è che anche questo è Bluetooth, per cui ok, va bene, avrà probabilmente un piccolo ritardo e non sarà precisissimo, però me lo posso portare e mettere sulle gambe. È molto pesante, quindi appunto lo posso utilizzare tranquillamente senza far sì che mi scivoli via. Volevo farvi vedere, però non mi mette a fuoco l'immagine, che ha il gommini antiscivolo e una piastra d'acciaio che lo rende molto, molto appunto solido. E la cosa bella di questo arcade stick è che se volete lo potete smontare, sostituire quelli che sono i pad, cioè i pulsanti, con dei Senwa e anche la manetta, quindi è totalmente configurabile o moddabile come preferite. Questo è l'ultimo arcade stick prodotto dalla 8-bit DO con i colori è l'unico supportato che ha anche i firmware per aggiornarlo, con i colori del Nintendo, del NES. Una cosa che non vi ho detto molto bella è che tutti quanti questi joypad e arcade stick sono compatibili con delle chiavette, adesso qui attualmente non ce l'ho, con delle chiavette che riproducono l'ingresso di Nintendo, Super Nintendo e Mega Drive. Di conseguenza voi attraverso questa chiavetta potrete utilizzare questi joypad con le console originali, e questa è una cosa fantastica, un'ottima aggiunta. Inoltre alcune di queste chiavettine hanno una piccola entrata USB, micro USB di lato, che può essere collegata alle mini console attualmente in commercio tramite USB, per poterle sfruttare anche quelle con il joypad Bluetooth. Di conseguenza, ripeto, oltre al fattore qualità, è un acquisto ottimo per ridurre anche quelli che sono la quantità di cavi in giro per casa. Niente, io ve li consiglio,
Poi decidete voi quale andrete a scegliere per le vostre sessioni di gioco, però 8bit.io è parliamo veramente di un'azienda che produce prodotti di qualità notevoli. Io sono sempre molto soddisfatto dei loro prodotti. Bene, vi saluto.